Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Iniziamo la seconda parte del tutorial. Andiamo su piano frontale e spostiamo anche l'UCS frontale. Prendiamo il comando linea e posizioniamo il primo punto sull'origine degli assi. Tracciamo una verticale di 120 mm. Disegniamo il profilo. Utilizziamo il comando serie per fare le ripetizioni. Disattiviamo associativo per non avere problemi quando convertiamo il profilo in polilinea. Usciamo dall'UCS frontale e torniamo nel globale, spostiamoci in vista assonometrica. Con il comando unisci creiamo la polilinea. Prendiamo il comando rivoluzione e selezioniamo il profilo, e facciamolo ruotare rispetto all'asse Z, di 360 gradi. Con il comando elica prendiamo il centro della faccia inferiore, facendo coincidere la circonferenza con lo spigolo del solido, successivamente inseriamo il secondo diametro, le spire e l'altezza.
Spostiamoci sulla vista dal retro, allo stesso modo cambiamo l'UCS, e disegniamo il triangolo. Con il comando unisci convertiamolo in polilinea, e spostiamolo sull'elica. Prendiamo il comando sweep, selezioniamo il triangolo, confermiamo con invio, clicchiamo su allineamento e rispondiamo con no, altrimenti la faccia del triangolo sarà orientata verso il basso. Successivamente clicchiamo sul punto base, clicchiamo sul centro della base del triangolo, e selezioniamo l'elica, per creare il solido. Prendiamo il comando arco, opzione, inizio-fine direzione, e definiamo un arco di raggio di 65 mm. Con il comando linea disegniamo un contorno intorno ad esso scendendo sotto, e spostandoci sul lato destro per poi chiuderlo in alto, e convertirlo in polilinea. Con il comando rivoluzione selezioniamo il profilo, e lo facciamo ruotare intorno all'asse Z. Prendiamo il comando sottrai, selezioniamo il solido principale, confermiamo con invio e successivamente selezioniamo il solido di rivoluzione creato in precedenza. Posizioniamoci frontalmente ed attiviamo l'UCS frontale. Disegniamo partendo dal centro un rettangolo di riferimento.
Realizziamo anche la sua diagonale. Successivamente disegniamo un asse al centro di 40 mm. Comando linea, spostiamoci in estensione di 8 mm, rispetto al vertice superiore dell'asse e realizziamo una linea orizzontale, che sposteremo in mezzeria, stesso procedimento per la linea successiva. Tracciamo un arco con il rispettivo comando opzione per 3 punti. Tracciamo una linea di estensione in allineamento rispetto all'estremo dell'arco. E creiamo un'intersezione realizzando una linea verticale dal vertice della seconda linea. Dalla diagonale del rettangolo facciamo partire un segmento in allineamento, che collegheremo con il prolungamento della linea verticale fatta in precedenza. Prediamo il comando spline, andiamo nel sottomenu, clicchiamo su metodo e selezioniamo VC, colleghiamo tutti i punti di controllo alle intersezioni, specchiamola rispetto l'asse centrale. Spegniamo tutti i layer in maniera da visualizzare solo il profilo. Cancelliamo il lato superiore del rettangolo, spostiamoci nell'ambiente 2D, disegno e annotazione. Andiamo sul comando contorno e convertiamolo in regione, perché avendo un profilo misto spline, archi e linea, la polilinea non verrà creata e di conseguenza non potremo creare il solido 3D. Ritorniamo sull'ambiente 3D ed estrudiamo la regione di 6 mm da una parte, poi con il comando premi e trascina facciamo lo stesso dall'altra faccia.
Torniamo sull'UCS globale, e posizioniamoci sulla vista laterale destra, con il relativo UCS destro. Rispetto all'asse precedentemente creato, realizziamo un offset di 1,5 mm. E realizziamo il seguente profilo. Con il comando unisci lo convertiamo in polilinea. Lo estrudiamo in una direzione. Con specchio 3D lo specchiamo, prendendo opzione specchio per 3 punti, e tracciamo due assi orientati rispetto al piano YX. Con il comando unione, uniamo le due parti. Con il comando specchio 3D, selezioniamo la nuova parte, e la specchiamo partendo dall'asse centrale, tracciando due assi paralleli ad YZ. Uniamo i due solidi specchiati. E successivamente col comando sottrai, selezioniamo il solido principale, a cui andremo a sottrarre i solidi precedentemente uniti. Posizioniamoci nella vista frontale, ed attiviamo il suo rispettivo UCS fronte. Prendiamo il comando offset, e creiamo gli spessori interni del profilo.
Con il comando linea disegniamo una linea per chiudere il profilo. E tagliamo le parti in eccesso. Con il comando unisci, convertiamo il contorno in polilinea. La estrudiamo in un senso di una misura a piacere. Dopodiché la spostiamo in maniera da trapassare la parte. Con il comando sottrai selezioniamo la parte principale, clicchiamo su invio per confermare e successivamente selezioniamo la parte passante, che verrà sottratta e creerà l'apertura. Con il comando premi e trascina eliminiamo le parti in eccesso. Prendiamo il comando raccorda, per raccordare tutti gli spigoli, qualora lo spigolo non ci venisse selezionato completamente, nel sottomenu del raccordo, clicchiamo sull'opzione sequenza.
Con il comando unione selezioniamo tutte le parti ed uniamole in un unico solido. Se il tutorial vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, per rimanere aggiornati, per le uscite dei prossimi video.